Pratico la Muay Thai da più di 25 anni. Sono in Thailandia da 23 anni. Bambino in Italia, il calcio è uno sport molto famoso e tutti i bambini desiderano di essere calciatori. E anch'io comunque ho avuto questo desiderio di diventare un calciatore, ma non era uno sport che mi si addiceva, intanto perché era uno sport di squadra e io sono più per gli sport singoli. Quindi sì, mi piaceva molto il calcio, avrei voluto diventare un calciatore, ma quando ho visto che questo sport non faceva per me, ho perso tutto l'interesse nel diventare un calciatore. Questa penso sia l'unica mia volta in cui ho voluto qualcosa e non ci sono riuscito. Ogni volta che andavo a giocare a pallone, io finivo la partita espulso, perché tutte le volte mi picchiavo con i miei avversari, e quindi è stata una decisione quella degli sport a combattimento. Dopo il calcio ho praticato il football americano, che mi piaceva molto di più perché c'era molto più contatto fisico e le persone venivano valorizzate per quanto dimostravano di non aver sofferto dopo una forte contusione, una forte botta, che è l'esatto contrario del calcio. Quello l'ho fatto per alcuni anni e mi piaceva, però purtroppo in Italia non era una disciplina che ti dava molte possibilità, e quindi subito dopo ho iniziato a praticare il Kung Fu. Dopo il Kung Fu, dopo il raggiungimento della cintura nera di Kung Fu, ho abbandonato il Kung Fu per la Muay Thai, che era una delle discipline nuove per l'Italia che stava iniziando ad evolversi. Ho abbandonato il Kung Fu perché comunque era poco sport da combattimento, era più un'arte marziale e io mi sentivo più dedicato allo sport da combattimento che alle arti marziali. Quando ho iniziato a fare la Muay Thai, uno dei primi giorni negli spogliatoi, noi ragazzi che iniziavamo il corso di Muay Thai in Italia, quindi era una cosa ancora proprio agli inizi, e tutti avevano uno scopo e quindi si parlava negli spogliatoi, si diceva dove vuoi arrivare, cosa vuoi fare, e tutti dicevano i loro obiettivi, chi voleva fare una gara, chi voleva migliorarsi, chi voleva dimagrire, chi voleva diventare forte per poi andare a picchiarsi, a picchiare le persone che gli davano fastidio. Quando l'hanno chiesto a me, io senza dubitare, senza pensarci, ho detto devo diventare campione del mondo. E tutti hanno riso e mi hanno detto è impossibile. Dopodiché, dopo circa 9-10 anni, ho portato la prima cintura di campione del mondo. Fa parte della mia personalità di voler essere al top quando si fa una scelta. No, non è questione di credere di essere troppo spavaldi, ma è la fiducia in se stessi nel raggiungimento degli obiettivi. Quando ho iniziato la Muay Thai, una delle prime cose che ho pensato è che sarei diventato campione del mondo, altrimenti non avrei buttato anima e cuore in tutto in questo sport. Impossible is nothing, ho preso questa frase e l'ho fatta mia, una frase di Muhammad Ali, l'ho fatta mia pensando a quello che mi era successo
anni prima in Italia, quando ho iniziato questa disciplina. La cosa più importante è quando si deve raggiungere un obiettivo. La cosa più importante è avere una mente forte. Una mente forte ti permette di superare praticamente tutti gli ostacoli. La mente forte fa sì che il tuo corpo diventa forte, ma non è vero il contrario. Il tuo corpo, quando è forte, non può far sì che la tua mente diventi forte. E la mente forte può andare a farti raggiungere dei limiti e oltrepassare dei limiti fisici che tu non avresti mai pensato di poter raggiungere. Un corpo forte non è niente. Quando ho deciso di trasferirmi in Thailandia per fare il combattente di Muay Thai, nessuno mi ha detto che facevo bene a farlo. Le persone vicine a me, i miei fratelli, mi hanno detto che insomma era una cosa da pazzi e che avrei dovuto pensare al mio futuro. Per altri è stato un motivo di, probabilmente non in fronte a me, ma di derisione. Mi deridevano le spalle? Sì, mi hanno deriso, quindi no, non c'è stato nessuno che mi ha incoraggiato. L'ultima frase che ho sentito della mia fidanzata italiana in quel momento è stato: decidi me o la Thailandia. La decisione mi sembra chiara. Quando sono arrivato in Thailandia, la Thailandia era un paese molto diverso da quello che è adesso, e io sono venuto per imparare la Muay Thai, e diciamo che a quell'epoca non era così facile essere allenato come un combattente di Muay Thai, soprattutto perché l'idea dei maestri di Muay Thai thailandesi era che la Muay Thai la fanno i thailandesi e non gli stranieri, quindi è stato, non dico così difficile, dimostrare che comunque io potevo diventare un combattente di Muay Thai, ma è stato abbastanza duro essere accettato dai maestri all'inizio. Appena arrivato in Thailandia ho girato diversi camp a Bangkok, a Samui, a Phuket e a Pattaya. Il camp che ho trovato più vicino a quelle che erano le mie esigenze di diventare un fighter di Muay Thai era qui a Pattaya, perché il maestro era una persona giovane, ed era di mentalità un po' più aperta rispetto agli altri, e parlava inglese, quindi era più facile comunicare, e la sua idea comunque era quella che se tu sei bravo, non importa se sei falang o thailandese, se tu sei bravo io ti insegno tutto col cuore. Quando sono venuto in Thailandia sono venuto senza niente e sinceramente avevo voglia di diventare un fighter professionista di Muay Thai. Non avevo nessuna idea di dove sarei arrivato, con la mia vita. Io dico che ho sempre avuto l'ambizione di poter arrivare al top quando fai una disciplina,
però non mi sono mai preoccupato di quello che potrebbe essere in futuro la mia vita. Questo mi ha fatto andare avanti negli anni senza mai avere il pensiero di dover dire ma poi domani cosa faccio? Non ho mai avuto il pensiero di fermarmi o di tornare indietro, perché sono sempre stato determinato nel raggiungimento del mio obiettivo, che era quello di fare la Muay Thai in Thailandia. Io ho sempre pensato una cosa, fail is not an option for me, quindi fallire non è un'opzione. Ho fatto delle scelte drastiche, ho fatto delle scelte che molte persone non possono fare perché li capisco, perché sono legati alla famiglia, perché sono legati al proprio paese, perché comunque le mie scelte sono state molto drastiche. Io non ho lasciato nel mio paese una porta aperta, ho chiuso. Non è che ho chiuso i rapporti, ma per me partire voleva dire chiudere tutto e non pensarci più. Ad esempio il fatto di rimanere qui e vivere come un fighter nei primi anni, sopravvivere dei pochi soldi che si prendevano dai propri match, voleva dire non poter comunicare con la propria famiglia perché non esisteva internet, quindi non potevi fare una telefonata. Fare una telefonata era costosissimo e molto difficile, quindi tagliare i ponti con la propria famiglia. Ad esempio una cosa che mi è pesata molto è stata la morte di mia nonna, che era una persona molto cara per me, è una persona molto cara a me, però sapevo benissimo che non sarei potuto tornare perché avevo fatto una scelta. Ora, tutte queste scelte formano il carattere. In più il tipo di allenamento, di addestramento che ho avuto qui in Thailandia mi ha fatto sempre capire una cosa, che non c'è spazio per i dubbi o per la possibilità di pensare di non riuscire a fare una cosa. Un problema deve essere affrontato e risolto. Questo è quello che mi hanno insegnato, questo è quello che ho imparato stando qui. Non esistono problemi che ti possono indurre a fallire, esistono solo problemi che devono essere risolti. Era una vita dura perché dentro un camp si mangia quello che mangiano i Thai, si dorme nei dormitori thailandesi del camp, quindi sono stanze di 3 metri per 3 metri con una stuoia per terra dove una spugna che fa da materasso e niente di più. Mi ricordo che il mio primo successo è stato quello di guadagnare i soldi per comprarmi un ventilatore che mi rendeva la vita più facile dentro la mia cameretta. Ma alcune regole che vigevano nel nostro camp erano molto dure. Ad esempio gli allenamenti erano costantemente seguiti dall'allenatore che se non facevi con la dovuta enfasi gli allenamenti o gli esercizi avevano una sorta di frustino che usavano sulle nostre gambe. Era abbastanza doloroso.
era una cosa abbastanza dolorosa. Ci davano degli obiettivi che erano praticamente impossibili da realizzare, erano veramente difficili, del tipo con la macchina ci portavano a 12-13 km dal camp e ci dicevano fra mezz'ora inizia l'allenamento, ci lasciavano lì e dovevamo tornare di corsa. Ora, con un buon passo si poteva anche riuscire a farlo, ma il problema è che iniziava l'allenamento dopo quella mezz'ora di corsa, quindi noi cercavamo di dare il massimo, ma sapevamo anche che avremmo avuto 4 ore e mezza di allenamento dopo quella corsa stremante, quindi era un continuamente portarci al limite delle nostre possibilità fisiche e psichiche, perché quando cominci a diventare veramente stanco, stremato, è molto importante anche che la tua mente, la tua testa sia forte, perché se cominci a pensare non ce la faccio, già dalla testa parte questo pensiero, il corpo sicuramente non ce la fa. E tutti questi esercizi hanno fatto sì che cambiassi il mio modo di affrontare qualsiasi tipo di problema. Una delle cose che mi ricordo del mio allenatore era questa, che noi eravamo molto amici e molto vicini, scherzavamo, però durante gli allenamenti lui era molto rigido e mi chiedeva di fare delle cose che erano praticamente al limite delle possibilità, e quando io le prime volte cercavo di fargli capire che non ce l'avrei fatta, lui non si arrabbiava, mi guardava e mi diceva: forse non sei capace per questo, forse devi tornare a casa. E questo mi colpiva nell'orgoglio e non gli avrei mai dato questa soddisfazione, però mi ha fatto cambiare tanto questa cosa. Un'altra cosa invece sempre degli allenamenti, dei combattimenti, un insegnamento che era molto importante era che farsi male durante l'allenamento per la preparazione di un match era una colpa. Io sono sempre stato cresciuto fino a quel momento in un mondo dove l'incidente o l'infortunio era una cosa sfortunata, e quindi tutti avrebbero detto: che peccato, non puoi fare il match, mi dispiace. Farsi male durante la preparazione è una colpa dell'atleta, è una responsabilità non farsi male, e se ci si fa male è una colpa grave. Quindi ti fanno sentire talmente tanto in colpa che preferisci non dire che ti sei fatto male, ti tieni il dolore e vai a fare il match. A me è capitato di rompermi un osso del dito del piede e di andare a fare il match fasciandomi il dito e non dicendo niente a nessuno, perché comunque sapevo che mi avrebbero deriso e gli avrei solamente fatti arrabbiare e avrei commesso un grave errore. Durante tutti questi allenamenti pesanti, durante tutto questo possiamo chiamarlo è un allenamento, ma è una scuola di vita proprio. Durante proprio questi allenamenti molto duri, no, non ho mai pensato di tornare a casa. Tornare a casa non era... Tornare a casa e dover dire a tutti che avevo sbagliato, che avevo fallito, e dover ricominciare tutto da capo non è mai stata una delle mie opzioni. Se non dovessi
più combattere, se non dovessi più neanche allenarmi, per me il combattimento è come è la vita, ma non so, non riesco a pensare a un tipo di vita dove non esiste il combattimento o l'allenamento. Non ho mai avuto paura, no, non ho mai avuto paura di farmi male. Ho sempre avuto la coscienza, la conoscenza di pensare che mi sarei potuto fare male salendo di livello nei miei incontri. Normalmente, questo mi è stato insegnato dai miei maestri, normalmente si fa una preghiera prima del match di Muay Thai, e questa preghiera è molto breve. Il tuo maestro ti toglie il moncon e ti fa una specie di augurio, e in quel tempo tu hai tempo per fare una piccola preghiera. Per me è sempre dal primo incontro fino adesso è sempre stata la stessa. 3 cose sono importanti per me prima di un match: essere coraggioso, sono le cose che chiedo: essere coraggioso, vincere e non farmi male per poter continuare questa disciplina ancora. Quindi l'infortunio sì, ma non un incidente così grave da dover smettere. Il numero esatto delle mie sconfitte non me lo ricordo, ma è inferiore a un quarto dei miei match. Vincere un match non ti fa sentire il dolore, non ti fa sentire la stanchezza, ti fa solo venire voglia di festeggiare. Perdere un match ti fa sentire tutti i dolori, probabilmente anche quelli dell'avversario, per quello che chi vince non li sente. A me sicuramente perdere un match mi fa subito venire voglia di ritornare al lavoro, ad allenarsi, capire perché l'ho perso, dove ho sbagliato e immediatamente vincere il prossimo match. No, le mie cinture non penso che nessuna possa essere più importante di un'altra. Penso che ognuna abbia una sua storia e nessuna è meno importante di un'altra. Vincere una cintura è sempre uno di quei risultati, di quegli obiettivi che rendono un combattente completo. Io non ho una persona principalmente che mi ispira nel mio stile di vita, però ci sono state tante persone che mi hanno insegnato molte cose, e non sono state tutte brave persone o grandi persone. Diciamo che ho saputo prendere quello che era la parte buona la parte interessante per me di queste persone, e l'insieme di tutte queste cose che loro mi hanno insegnato durante la mia vita è quello a cui mi sono ispirato. Però non ho una persona che mi ha
singolarmente che mi ha ispirato. Diciamo che ho preso spunto dalle tante parti positive, piccole o grandi, delle altre persone che ho incontrato durante la mia vita. Okay. Dopo diversi anni di professionismo di Muay Thai in Thailandia, ho pensato che non avrei potuto combattere per tutta la vita e forse era meglio cominciare a crearsi un futuro prima di aspettare di smettere di combattere totalmente. E quindi ho pensato che un lavoro legato a quello, una possibilità di guadagno legata comunque alla mia passione di tutta la vita poteva essere aprire un camp di Muay Thai. Parlare a una persona e dirgli come può cambiare e diventare, come può cambiare la propria mentalità e affrontare questi problemi non è facile. Penso che il mio sistema sia stato un sistema abbastanza difficile da poter seguire, cioè fare anni e anni, più di 10 anni, e vivere come un fighter thailandese, che sono tantissimi i fighter thailandesi che hanno vissuto così, però poterlo fare in questo modo penso che sia una risposta un po' difficile da dare a una persona. Ma penso che una risposta che si potrebbe dare a queste persone è quella di è stata quello che ho creato io qua. Io ho creato un posto sulle basi e i principi di quello che mi è stato insegnato, ma non sugli stessi metodi, il che sarebbe impossibile. Io penso che potrebbe essere un aiuto per tante persone poter venire qui, vivere questa esperienza. Da quando abbiamo aperto questo centro abbiamo, tra virgolette, aiutato tante persone a migliorare come aspetto fisico, a migliorare tecnicamente e a migliorare anche mentalmente, ad avere più stima in se stessi.